Ciao a tutti, io sono la creatrice di Oggi ho voglia di creare e per chi non mi conoscesse, piacere, io sono Romina. Questo è il primo episodio della serie Abbi Cucito, la serie dedicata a chi vuole imparare a cucire. Vorrei specificare che questa serie non si vuole in alcun modo sostituire a dei corsi fatti da sarte presenti, ma ha solo l'obiettivo di avvicinare le persone al cucito. Innanzitutto in questo episodio andremo a parlare di cosa serve per iniziare a cucire. Ho diviso tutto in 5 categorie. La prima categoria sono gli strumenti. Innanzitutto parliamo di aghi. Abbiamo sia quelli normali sia quelli per la macchina da cucire. Di entrambi esistono diverse dimensioni, da scegliere in base al tessuto da cucire. Li si possono trovare sia su internet che nelle mercerie o al mercato. Poi abbiamo gli spilli. Ne esistono in commercio sia con la testina colorata che senza pallina. Io li prendo con la testina colorata perché quando mi cadono a terra li trovo senza fatica. Questi in particolare me li aveva presi il mio ragazzo e si trovano su internet, nelle mercerie e al mercato. Parliamo ora dei fili. Io vi consiglierei di prendere il bianco ed il nero per fare un po' di pratica, poi man mano che prendete le stoffe colorate comprate i fili di conseguenza. Ci sono su internet, ma vi consiglio di prenderli in merceria o al mercato per essere sicure del colore. Per usarli nella macchina da cucire servono anche queste bobine. Di solito ce ne sono già nella scatola della macchina da cucire, ma se ne possono comprare su internet, in merceria o al mercato. Ci sarebbe anche un altro filo utile, ed è il filo da imbastitura, ma al momento non ce l'ho da mostrarvelo. Ora passiamo alle forbici. All'inizio vi consiglio di non prenderle né troppo grandi né troppo piccole. Queste sono le forbici che uso io, ne ho varie di queste stesse dimensioni e si trovano sia su internet che in merceria o al mercato. Serve anche il metro da sarta. Di solito sono lunghi 1,50 m e sono tutti uguali, differiscono solo per i colori. Anche questi si trovano su internet, in merceria e al mercato. Per imparare a cucire servono anche tessuti. All'inizio usate tessuti economici o vecchi vestiti per esercitarvi e per prendere confidenza con la macchina da cucire. Un altro strumento utile è il ditale, ma non è essenziale. Serve a dare più forza quando si cuce o si ricama, senza farsi male al dito. Questo oggetto vi consiglio di comprarlo in merceria o al mercato per trovare la vostra misura. Non deve essere troppo stretto ma neanche troppo largo. Quando mettete il dito così non deve cadere. Un altro strumento indispensabile è il ferro da stiro, specialmente quando cucite vestiti. Passare il ferro su una cucitura fatta la rende molto più bella. Un altro strumento che vi voglio mostrare è il gesso. All'inizio non è indispensabile e serve a scrivere sui tessuti. Va via poi con l'acqua. Anche questo si compra sia su internet che in merceria o al mercato. La seconda categoria è la macchina da cucire. Non l'ho messa dentro la categoria degli strumenti perché secondo me c'è veramente molto da dire. Una buona macchina da cucire per principianti secondo me deve essere affidabile, facile da usare ed economica. Io per mia esperienza mi sento di consigliare la Singer Talent. Questa macchina l'ho comprata all'incirca un annetto fa su Amazon in un periodo in cui era particolarmente scontata. Comunque a novembre uscirà un video recensione inerente a questa macchina da cucire e il video uscirà proprio qualche giorno prima del Black Friday, in modo che se volete comprarla potete usufruire di eventuali sconti che ci saranno in quelle giornate. Generalmente su internet si trovano molte macchine da cucire e spesso si trovano anche degli sconti, ma l'alternativa di internet è il negozio che offre due grandi vantaggi. Il primo è che c'è del personale specializzato pronto a seguirvi nella scelta della macchina da cucire in modo che voi possiate trovare quella più adatta a voi. Il secondo vantaggio: la telecamera ha gentilmente deciso di smettere di riprendere mentre stavo parlando, senza che io me ne accorgessi. Comunque, il secondo vantaggio dei negozi è che spesso si occupano di riparazioni e se si dovesse rompere la vostra macchina da cucire avrete già un negozio di fiducia. Inoltre mi sembra che la Lidl in alcuni periodi dell'anno venda anche alcune macchine da cucire Singer con dei prezzi molto bassi, però io non le ho mai testate quindi non so dirvi se siano affidabili o meno. Però se state cercando una macchina da cucire, fossi in voi dare un'occhiata. Inoltre, se non siete sicuri di voler iniziare quest'hobby,
Non comprate una macchina da cucire, piuttosto cercate amici o parenti che ne abbiano una e chiedeteli se potete usare la loro macchina per qualche ora, giusto per capire se un hobby è adatto a voi o no. La terza categoria è lo spazio. Non serve molto spazio per iniziare a cucire, quindi non è una scusa. Io, che ho già comunque una certa esperienza, utilizzo una scrivania di 1,20 m e nel caso questa scrivania non mi dovesse bastare, utilizzo il pavimento e normalmente lo utilizzo quando devo tagliare i tessuti. Per mettere via la macchina da cucire, che è comunque voluminosa, non serve molto spazio. Io ad esempio la metto per terra all'interno dell'armadio e per gli strumenti basta una scatolina. Poi, man mano che approfondite questo hobby, vi servirà più spazio per i tessuti. La quarta categoria è il tempo. In questa categoria non ho molto da dire, vi basterà ritagliarvi un'oretta a settimana per cucire e man mano acquisire esperienza, quindi non serve molto. La quinta categoria è l'ispirazione ed è la mia preferita. L'ispirazione si prende ovunque. Un'applicazione che consiglio molto è Pinterest. È un'applicazione che sostanzialmente vi offre delle immagini basandosi sulle vostre passioni. Io ad esempio trovo molti cartamodelli, fotografie di vestiti che voglio replicare o eventualmente dettagli particolari. Un'altra fonte di ispirazione è Facebook. Sono presenti in molti gruppi dediti al cucito e se non vi siete ancora uniti al mio, fatelo subito, vi lascio il link nell'info box. Un altro gruppo di cucito che mi piace molto sia per i contenuti che offre, sia per il dialogo che c'è tra le persone è Cucire e Creare Amiche di Ago e Filo. Il mio più grande modo per trovare ispirazione è passeggiare. Passeggiando vedo come si vestono le persone ed eventualmente prendo ispirazione proprio dai vestiti che loro indossano, oppure guardando le vetrine. Spesso nelle vetrine troviamo abbigliamento, vestiti e quindi prendo ispirazione da quelli anche perché solitamente seguono i trend della stagione. Un altro modo per restare sempre ispirati è trovare qualcuno che come voi ami cucire, in modo che tra voi e quest'altra persona ci sia un continuo scambio di cartamodelli o idee. Bene, il video è finito, spero di essere stata chiara in tutto e che il video vi sia piaciuto. Se vi va, commentate qua sotto nei commenti e ditemi se ho dimenticato qualcosa. E se volete seguirmi sui social c'è la pagina Facebook Oggi ho voglia di creare e anche il gruppo Oggi ho voglia di creare al quale dovrete unirvi e su Instagram c'è il mio profilo privato Romina Cellamare. Se non volete perdervi i prossimi video, attivate le notifiche e iscrivetevi al canale. E il prossimo video uscirà tra 2 settimane, sarà il secondo episodio della serie Abbi Cucito. Nel mentre, buon cucito!